Ciao a tutti, benvenuti o bentornati nel canale di Italiano in Tasca. Io sono Alice e oggi un video a grande richiesta sui verbi in italiano. In italiano tutti i verbi si possono dividere in 3 coniugazioni differenti. I verbi che finiscono in are, in ere e per ultimo in ire. Queste 3 forme sono le 3 coniugazioni dei verbi italiani. La forma del verbo in are, ere o ire si dice infinito. Per esempio, amare, credere, sentire sono tutte e 3 forme di verbi al modo infinito. Per quanto riguarda invece i tempi verbali, in italiano ce ne sono davvero tantissimi. Si dividono in tempi presenti, passati e futuri. Vi faccio vedere uno schema di tutti i tempi verbali dell'italiano, così che possiate rendervi conto quanti effettivamente sono. Per adesso non preoccupatevi perché ovviamente non sarà necessario studiarli tutti e subito. I più importanti sono tutti i tempi che appartengono al modo indicativo. Sono anche tutti i tempi che solitamente si insegnano ai principianti che stanno studiando lingua italiana. Quindi quello che vedrete nel prossimo schema è davvero l'insieme completo di tutti i tempi e i modi verbali italiani, ma ripeto, non preoccupatevi, inizieremo dal più semplice di tutti, che è il presente indicativo. In italiano esistono il modo indicativo, il modo congiuntivo, il modo condizionale, il modo imperativo, il modo infinito, il modo participio e il modo gerundio. Il modo indicativo si suddivide in 8 tempi diversi, divisi in tempi semplici e tempi composti. I tempi semplici sono il presente, per esempio io amo, l'imperfetto, per esempio io amavo, il passato remoto, per esempio io amai, e il futuro semplice, per esempio io amerò. I tempi composti del modo indicativo invece sono passato prossimo, io ho amato, trapassato prossimo, io avevo amato, trapassato remoto, io ebbi amato, futuro anteriore, io avrò amato. Quale differenza c'è tra un tempo semplice e un tempo composto? Il tempo semplice è fatto dal verbo e basta. Il tempo composto invece è composto appunto dal verbo e dall'ausiliare. In italiano gli unici 2 ausiliari sono il verbo avere e il verbo essere. Proseguiamo. Il modo congiuntivo si suddivide in tempi semplici e tempi composti anche questo. Il presente congiuntivo, che io ami, l'imperfetto congiuntivo, che io amassi, il passato congiuntivo, che io abbia amato e il trapassato congiuntivo, che io avessi amato. Il modo congiuntivo solitamente si studia a livelli avanzati. Quindi, ripeto, saperlo è fondamentale per avere una conoscenza della lingua italiana completa, ma viene solitamente studiato dopo vario tempo o comunque sia a un livello molto più avanzato. Modo condizionale, che si divide in tempo semplice e tempo composto. Il primo presente, io amerei, il secondo passato, io avrei amato. Poi il modo imperativo, che ha soltanto un tempo presente, ama. Il modo infinito, che si divide in presente e passato, amare, avere amato. Il modo participio, che si divide in presente e passato, amante, amato.
E infine il modo gerundio, anche questo si divide in presente e passato, amando, avendo amato. Vi sembrano abbastanza? Direi che potrebbero bastare così. Oggi andiamo a vedere alcuni dei verbi più semplici utilizzati in italiano al presente indicativo, che in inglese potrebbe essere tradotto, per farla molto semplice, come il present simple. Tutti i verbi irregolari in are, ere oppure ire in italiano vengono coniugati nel seguente modo. Il primo gruppo sono i verbi che finiscono in are. Prendiamo come esempio il verbo parlare. Verrà coniugato così: io parlo, tu parli, lui, lei parla, noi parliamo, voi parlate, loro parlano. Il secondo gruppo, quello dei verbi in ere, farà invece così e prendiamo come esempio il verbo prendere. Io prendo, tu prendi, lui, lei prende, noi prendiamo, voi prendete, loro prendono. Il terzo gruppo, quello dei verbi che finiscono in ire, farà invece così e prendiamo come esempio il verbo dormire. Io dormo, tu dormi, lui, lei dorme, noi dormiamo, voi dormite, loro dormono. In pratica, dall'infinito dei verbi, come il verbo parlare, togliamo la parte finale are. Rimane la prima parte del verbo, parl, e a questa attacchiamo tutte le desinenze dei verbi. Quindi io parlo, perché alla persona io corrisponde la desinenza o. Tu parli, perché alla persona tu corrisponde la desinenza i, e così via per tutte le altre persone. Quindi abbiamo notato che per la persona io la desinenza è sempre o per qualsiasi gruppo di verbi. Parlo, prendo, dormo. Non importa se quello è un verbo della prima coniugazione in are o della seconda coniugazione in ere o della terza coniugazione in ire, alla prima persona singolare io finirà sempre una o. Parlo, prendo, dormo. Lo stesso succede con la seconda persona singolare, tu. Parli, prendi, dormi. Quindi per tutte e tre le coniugazioni are, ere, ire, la seconda persona del presente indicativo è sempre in i. La terza persona, lui, lei, invece presenta già delle differenze tra il primo gruppo in are e il secondo e terzo gruppo ere, ire. Infatti per i verbi in are diventa lui, lei, parla, quindi finisce in a. Invece per gli altri due gruppi finisce in e, prende, dorme. La prima persona plurale noi è uguale per tutti e tre i gruppi. Parliamo, prendiamo, dormiamo. La seconda persona plurale voi invece è diversa per tutti e tre i gruppi. Parlate per i verbi in are, prendete per i verbi in ere, dormite per i verbi in ire. La terza persona plurale loro è parlano per i verbi che finiscono in are, prendono, dormono per i verbi in ere e in ire. Bene. Adesso guardiamo come si coniugano i due verbi ausiliari della lingua italiana e i due verbi probabilmente più usati, che sono il verbo essere e il verbo avere. Il verbo essere si coniuga io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Il verbo avere si coniuga io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro
anno. Ricordatevi che questi due verbi non sono regolari, quindi non seguono le regole che abbiamo visto prima dei verbi in are, ere, ire. Hanno una loro coniugazione e vanno imparati a memoria così come sono. Una cosa interessante e che secondo me può tornarvi molto utile da sapere adesso sono delle espressioni fisse con il verbo essere e con il verbo avere, che esistono anche in molte altre lingue. Vediamole e vi consiglio anche di annotarvele. Espressioni fisse con il verbo essere. Essere arrabbiato, essere puntuale, essere in ritardo, essere felice, essere triste, essere malato, essere stanco, è tardi, è presto. Ovviamente essere arrabbiato, puntuale, in ritardo, felice, triste, malato, stanco cambia da persona a persona. Possiamo dire io sono arrabbiata perché io Alice sono una femmina, ma se io mi chiamassi Fabio io sono arrabbiato, maschile. Il cambiamento dal maschile al femminile avviene con le parole che finiscono in o. Arrabbiato, malato, stanco diventano arrabbiata, malata, stanca al femminile. Invece felice, triste, puntuale, in ritardo non cambiano mai dal maschile al femminile. È tardi, è presto sono due espressioni fisse, non cambiano mai. Espressioni fisse con il verbo avere sono avere fame, avere sete, avere caldo, avere freddo, avere tempo, avere fretta, avere sonno, avere ragione o torto, avere da fare. Quelle che probabilmente vi potrebbero confondere di più sono le espressioni fisse con avere, perché se parlate l'inglese sapete che queste espressioni vengono invece dette con il verbo essere. Per esempio, avere sete in inglese è be thirsty, non have thirsty. Pertanto prestate attenzione che in italiano si utilizzano ausiliari differenti rispetto all'inglese. Adesso vi lascio una lista di verbi in italiano regolari che potete coniugare a casa e vi lascerò anche le soluzioni nella descrizione qua sotto, così potete controllare se li avete coniugati in maniera giusta. Io spero che questo video vi sia piaciuto e vi sia tornato utile. Se avete qualsiasi tipo di dubbio o domanda sui verbi in italiano, vi prego di farmelo sapere nei commenti qua sotto e altrimenti noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!